Eccoci arrivati! Ciao da Ambra e Daniele. In questo video vi faremo vedere cosa portare nello zaino per un cammino di 2 settimane, come quello che faremo noi fra una settimana se tutto va bene. In particolare vorremmo percorrere la via Francigena da Siena a Roma. Ci proviamo almeno. Sì, se va tutto bene, non ci facciamo male e il tempo è favorevole. Comunque vediamo cosa c'è nei nostri zaini. Prima di tutto alcune premesse sui nostri zaini. Intanto questo è il nostro primo cammino, quindi ci siamo informati un po', poi basato anche sulla nostra esperienza di trekking abbiamo deciso cosa mettere nei nostri zaini, come affrontare questo cammino, però siamo sicuri che alla fine di tutto il percorso ci renderemo conto che qualcosa non ci serve, non ci è servito e magari ci serviva qualcos'altro che magari in questo caso compreremo durante il viaggio, però volevamo intanto mettere nero su bianco cosa ci abbiamo messo e comunque in generale non crediamo che quello che abbiamo deciso di portarci sia troppo superfluo, cioè cose inutili dovrebbero essercene ben poche e anche cose che ci servono che non abbiamo messo dovrebbero essere poche. Ci abbiamo riflettuto bene sul contenuto dello zaino, quindi spero che non ci troveremo con troppo peso in più da portare o con cose che ci mancano. Il peso degli zaini ve lo diciamo alla fine del video, state con noi. E un'altra premessa, questo video sarà diviso in due, adesso parliamo del mio zaino, quindi uno zaino più o meno per uomo, e l'altro video sarà per uno zaino più o meno da donna. Alcune cose saranno condivise, quindi io ho delle cose che servono a tutti e due, lei ha delle cose che servono a tutti e due. Quindi guardate entrambi i video e così vi rendete conto un po' di tutto quello che c'è. Ci tengo poi a sottolineare una delle cose che abbiamo letto, trovato mentre stavamo cercando riguardo il peso degli zaini. Una regola abbastanza comune che si tramanda un po' in giro è che lo zaino dovrebbe pesare circa il 10% del peso della persona. Allora, questa teoria lascia un po' il tempo che trova secondo noi per quello che abbiamo sperimentato, perché intanto non si fa tanta distinzione della lunghezza del cammino, del tipo di trekking, se ad esempio in campagna o in alta montagna, del periodo in cui si fa, quindi estate o inverno, ci sono cose ben diverse da portarsi. E inoltre abbiamo visto che comunque anche una persona leggera ha delle esigenze di cose da portarsi, vero Ambra? Sì. Comunque Chi è la persona leggera? non lo so. Quindi lei si deve comunque portare certe cose indipendentemente dal suo peso, quindi il sacco lenzuolo, le cose impermeabili, il cibo se lo deve portare, l'acqua, eccetera. Sì. Quindi ovviamente una persona leggera dovrà portare uno zaino in generale un po' più pesante, proporzionato al suo peso, che una persona più pesante. Io non sono comunque molto più pesante di lei, ma anch'io sono ben oltre il 10% del mio peso. Ho preso un po' di carichi più pesanti, li ho presi io ovviamente, però ecco, sul peso dipende molto dalle esigenze, da quello che c'è da fare sostanzialmente. Abbiamo deciso cosa mettere nei nostri zaini, cosa portarci dietro, anche seguendo un criterio in generale comunque di sostenibilità, in quanto sceglievamo nel possibile oggetti, cose, vestiti, attrezzatura che avevamo già o che comunque magari dei nostri prossimi parenti avevano e non stavano utilizzando, quindi adesso mentre vi facciamo vedere alcune cose magari non sono proprio il massimo della specificità per il cammino, però per noi vanno bene. Altre cose comunque le abbiamo comprate perché ne avevamo effettivamente bisogno, però abbiamo comunque cercato di limitare al massimo le spese, a meno che non dovessero essere veramente necessarie. C'è da sottolineare il fatto che infatti ci siamo invertiti gli zaini, perché questo zaino era mio e questo zaino era del suo babbo, quindi
anche per riutilizzare le cose che avevamo abbiamo cercato comunque di scambiarcele o trovarle presso amici e parenti, in modo da non consumare qualcosa in più, comprare uno zaino apposta magari per questo cammino. Non si sa perché, ma Ambra aveva comprato per fare dei trekking giornalieri uno zaino da 60 litri. Vero, Questo è un mistero. ero inesperta, vedrai, pensavo che per fare una gita, di magari un cammino di 10 km servisse uno zaino da 60 litri. Certo. Era più grande di me, in effetti. Prima di iniziare dallo zaino, vediamo cosa indosso. Le scarpe. Le scarpe e lo zaino sono i due migliori amici dell'escursionista. Sulle scarpe magari ci faremo un video a parte, perché abbiamo delle scarpe da alcuni mesi, abbiamo iniziato con delle scarpe un po' particolari, quindi merita un video a parte. In ogni caso, per il momento vi dico che pesano poco più della metà delle normali scarpe da trekking e per il momento ci stiamo trovando molto bene. Sono scarpe per camminare in modo più naturale possibile, quindi utilizzare al meglio i muscoli dei piedi. Comunque lo vedremo. Pantaloni da trekking abbastanza economici, lunghi, mi trovo bene con i pantaloni lunghi, con delle tasche laterali dove terrò per tutto il cammino, un paio di mascherine e il tracciatore GPS per poi alla fine del percorso ricontrollare i dati su chilometri, dislivello, vedere la mappa del percorso, eccetera. Di qua cellulare. La maglietta, ho due magliette bianche così, leggerissime, tessuto tecnico. Cercate di avere il più possibile tessuti tecnici per indumenti e vari accessori, perché sono leggeri come peso e asciugano velocemente e non trattengono sudore o umidità, soprattutto ai fini dello zaino per il peso, che sono molto leggeri. Orologio. E addosso non ho nient'altro. Allora, zaino. Dunque, questo intanto, che può sembrare un cappello da sole, io lo utilizzerò per la pioggia. Mi spiego meglio. Metterò sopra il cappuccio dell'impermeabile e così la visiera mi serve per non prendere la pioggia in faccia. Poi ho messo questo grande marsupio qua sopra, che mi servirà per tenere un po' di cose a portata di mano e soprattutto a fine di ogni tappa, quando andiamo in giro per il paese, la città dove siamo, tengo quello che mi serve e così non devo portarmi dietro lo zaino. E poi ho un po' di cose durante il cammino che ho a portata di mano. Vediamo un po'. Panno per pulire la lente dell'obiettivo. Burro di cacao. Questo è un adattatore per il cellulare per il cavalletto, se dovrò fare delle foto con il cavalletto. Un auricolare per il cellulare per le varie telefonate che avrò da fare in queste 2 settimane. Penna. Questa è una custodia che avevo per le vecchie macchine fotografiche, adesso ci terrò, quando non cammino, la GoPro che utilizzo per i filmati. Cavalletto che utilizzerò per tenere la GoPro e per eventualmente fare foto o riprese fisse. Portafoglio. Occhiali da sole che probabilmente non utilizzerò mai con il sole, ma mi servono per quando tira vento, mi dà fastidio il vento negli occhi, quindi questi soprattutto per il vento. Spero di non doverli utilizzare. Chewing gum, e qui ci sono confezioni di chewing gum, ma ci sono delle liquirizie. Piccola macchina fotografica a pellicola, sono appassionato di fotografia a pellicola, quindi ho detto una piccolissima me la devo portare, anche se pesa un pochino, però comunque l'ingombro è poco e il peso è poco. Fine.
Questo è il vero cappello da sole, così mi protegge da tutti i lati, lo uso sempre ultimamente per il trekking, sto benissimo, testa fresca, non prendo le insolazioni nel collo, sulla faccia. Apriamo il grande contenuto. Allora, borraccia, questa è 1 litro, poco più, e dovrebbe bastarmi, considerando che facciamo il cammino a fine maggio, credo che ci stiamo dentro. Confezione di frutta secca e frutta disidratata, questa è per i vari spuntini durante la giornata, questa ovviamente durante il cammino la riforniremo, compreremo altro corrente. Mi porterò un paio di scarpe di ricambio perché non sono sicuro al 100% che tutto vada bene con queste scarpe, perché le ho provate per il trekking da diversi mesi, però un cammino non ce l'ho mai fatto, quindi non si sa mai. Ho un paio di scarpe di ricambio che queste vorrei utilizzare anche per la sera, per quando andiamo magari a cena oppure quando ci facciamo una visita di un paesino. Lo spazio dentro alle scarpe sarebbe un po' sprecato, ci ho messo dentro qualcosa. Questi sono dei calzini che utilizzerò per stare in camera la sera, non voglio stare in ciabatte, voglio stare con il piede libero, quindi utilizzerò dei calzini. Pacchetto di fazzoletti 1. Qui c'è una spugna che utilizzeremo per eventualmente lavarci un po' i vestiti o pulirci le scarpe la sera. Pacchetto di fazzoletti 2. Qui c'è un contenitore di plastica che utilizzeremo per il cibo giornalmente. Adesso è vuoto perché oggi eravamo in giro e abbiamo già mangiato, e questo ogni giorno lo laveremo e lo utilizzeremo, ecco, se quando ci fermiamo a pranzo non siamo in un paese, il giorno prima ci organizzeremo con un po' di cibo. Ecco, adesso viene il bello. Ambra dovrà, soprattutto Ambra, un po' anch'io, ma Ambra dovrà lavorare ogni sera, quindi sono stato gentile e porterò io il suo computer. Piccolo computer per fare il necessario, pesa circa 1 chilo, però permetterà a Ambra di fare quello che ha da fare. Parte di sopra dello zaino terminata. Mi sono scordato prima di aprire la tasca superiore. Qui in generale ci teniamo oggetti di prima necessità, per cui non serve aprire lo zaino e cercarli ogni volta. Allora, qui ho messo 2 mele, diciamo questa qui terrò circa 2 frutte al giorno per sempre spuntini. Qui è bene tenere, secondo me, almeno una parte dell'attrezzatura antipioggia. Io qui ho messo impermeabile e coprizaino, poi invece qui in basso poi ho altre cose, dopo le vediamo. E pacchetto di fazzoletti numero 3, questo me lo tengo qui proprio per essere a portata di mano. Poi ho un po' di tè camomilla, se eventualmente troviamo un bollitore in stanza o c'è una piccola cucina, così la mattina ci facciamo il tè per colazione. Tanto pesa pochissimo, ho detto prendiamone qualcuno. Tasche laterali, anche qui teniamo qualcosa che può essere utile più o meno nell'immediato, così lo troviamo subito. Dunque qui ho messo un po' di piccoli oggetti. Qui non c'è un rotolino per la macchina fotografica, almeno non ancora. Ho riutilizzato questo contenitore. Qui c'è un piccolo kit cucito, quindi aghi, spille da balea, fili, per fare delle magari piccole riparazioni a vestiti che possono strapparsi, o alle scarpe, spero di no alle scarpe, ma... Poi ho qui una piccola fettuccia.
qui ho messo, anche qui non c'è un rullino, elastici e piccoli fil di ferro per magari chiudere delle confezioni, perché potremmo avere, quelli che abbiamo potrebbero rompersi o perderli. Questo è importante, un piccolo cordino, questo soprattutto per, non tanto per legare cose allo zaino, non credo, ma per stendere i panni quando siamo negli ostelli o nei bed and breakfast. Poi ho messo 2 mollette, questi sono tutti piccoli oggetti che magari non utilizzerò, però preferisco portarli perché sono piccoli e leggeri. Accendino, a cosa mi serve l'accendino se non fumo? Scrivetemelo nei commenti e poi vi risponderò. Poi ho messo uno scotch e un nastro nero da elettricista, questo per fare eventuali riparazioni se dovesse capitare che qualcosa si rompe. E poi ho messo dei sacchetti da congelatore, dei sacchetti dell'immondizia, in 14 giorni potranno servire sicuramente. Questo è un bicchiere ripiegabile, altrimenti non avremmo avuto nessun bicchiere, può essere utile se dobbiamo prenderci magari qualche medicinale o integratori da sciogliere, eccetera. Qui fuori ci sono attaccati 2 moschettoni, qui c'è un fischio. A cosa ci serve il fischio? Anche questo scrivetemelo nei commenti. Qui ho 2 borsine di plastica, che queste le avevo in casa, le uso da tanto come altre che avete visto qua. Queste le tengo qui perché magari quando ci fermiamo per pranzo, se non c'è nessun posto pulito dove metterci a sedere, ci mettiamo in terra. Questo telo non me lo porterò perché è troppo pesante, troppo ingombrante, quindi ci metteremo su delle borsine di plastica. Una bandana, se eventualmente tiravento voglio coprirmi il collo o cose del genere. E adesso siamo al kit di primo soccorso, che questo è una delle cose fondamentali in uno zaino per fare un cammino. Questo lo porto io, non lo porta Ambra. Su quello che c'è qui dentro magari ci possiamo fare un video a parte, adesso non sto a aprirlo. E questa è una coperta termica che serve a isolare sia nel caso di troppo caldo che nel caso di troppo freddo. Un lato è per il caldo, uno per il freddo. Apriamo adesso la parte sotto, che preferisco comporre con cose soprattutto tessuti o cose del genere, perché sta in basso allo zaino, quindi non deve essere roba che si rompe e deve essere abbastanza leggera. Comunque ecco, le cose pesanti è meglio metterle nella parte centrale dello zaino. Qui l'unica cosa più fragile che ho messo, ma l'ho messa all'esterno, è questo, dove ho un cellulare in più che lo utilizzerò per lavorare, un po' di cavi, questo è veramente un rotolino per la macchina fotografica e cose del genere, una presa multipla, quindi qui elettronica. Questi sono i pantaloni impermeabili, anche questi qui sono pronti per essere presi. E lo stesso è questa, che è una mantella, nel caso di pioggia molto forte, oltre a tutto quello che ho fatto vedere, queste 3 cose qua mi metterò sopra una mantella con un altro cappuccio. Qui ci sono una borsina di plastica in più, il beauty case. Nel beauty case mettete quello che preferite, comunque secondo me 2 cose non possono mai mancare. Una è il tagliaunghie, sappiamo l'importanza di avere le unghie dei piedi lunghe il giusto, né troppo né poco quando facciamo un cammino, e poi spazzolino a denti e dentifricio. Poi tutti i vari saponi, shampoo, quello dipende da voi, da quello che vi volete portare. Una cosa volevo farvi vedere, le varie cose che sono più o meno liquide, dense, quindi shampoo, dentifricio, creme varie,
tenerle in un sacchettino chiuso bene, perché potrebbero perdere le varie confezioni. Crema solare, questa ce l'ho io per tutti e due, non è piccolo ma comunque dovrebbe andare bene per 14 giorni. Nient'altro di particolare a farvi vedere il beauty case, andiamo avanti. Qui ho sono dei sandali che utilizzerò anche come ciabatte per farmi la doccia e eventualmente per se abbiamo una giornata di pioggia intensa, intensissima, dobbiamo fare un guado di un torrente con un po' di acqua, magari mi metto direttamente i sandali e non sto ad ammollarmi troppo le scarpe. Questa è una delle cose più pesanti dello zaino, qui c'è un cambio completo pulito, che terrò sempre pulito, da utilizzare la sera, quindi vestiti da mettermi quando andiamo a cena o andiamo magari a fare la spesa al supermercato la sera, eccetera. Anche questa è un'altra cosa abbastanza pesante, il sacco lenzuolo. Questo è di cotone, non è leggerissimo, però l'ho usato tante volte e devo dire ci dormo abbastanza bene. Questo ce l'ho da tantissimo tempo, addirittura lo ha cucito mia madre, quindi grazie mamma. Abbiamo finito! Cosa ne pensate? Un'altra cosa, una delle più importanti. Coltello. Si può portare anche solo un coltello con solo la lama. Io preferisco uno che abbia qualche funzione in più, mi trovo bene, come ad esempio delle forbici o un cavatappi, un apribottiglie, un apriscatole. Ce ne sono anche di grandi il triplo, ma pesano e sicuramente non utilizzerei un sacco di cose, quindi un coltellino multiuso come questo fa il caso mio. Abbiamo davvero finito, è tutto, spero che questo video possa esservi stato utile e possa avervi dato magari qualche idea su qualcosa che dite sì, me lo devo portare, oppure no, questa cosa non mi serve, e lasciate ovviamente un bel like per farmi sapere che questo video vi è stato utile. E adesso non vi rimane che guardare l'altro video dove Ambra fa vedere il suo zaino. Ciao! E lo zaino è di nuovo pronto e io mi sono scordato di dirvi quanto pesa. Ok, ve lo dico. Si vede la fatica che ho fatto? Sono 13 kg. Per il mio peso, secondo il 10%, non dovrebbe essere stato più pesante di 7 kg. Siamo a 13, quindi questo vi fa capire questa regola quanto è valida.